Lezione 1. Navigando attraverso l'oceano. Ciao Anna. Hai mai pensato di attraversare l'oceano in barca a vela? Ciao John. Navigando in alto mare? Sembra un'avventura. Assolutamente. Immagina l'emozione di attraversare le vaste acque aperte. Ora posso immaginarlo. Il vento nelle nostre vele, lo spruzzo sui nostri volti. Esattamente. E il senso della scoperta, l'esplorazione di nuove terre e culture. Deve essere un'esperienza incredibile. Hai mai navigato prima? Sai, in realtà non ne ho ancora avuto la possibilità. Ma è sempre stato un mio sogno. Lo stesso qui. Ho letto tante storie su viaggi e spedizioni famosi. Anch'io. Come la Mayflower che attraversa l'Atlantico verso il Nuovo Mondo. Sì, e le audaci circumnavigazioni di esploratori come Magellan e Drake. Assolutamente. Il coraggio e la determinazione che devono aver richiesto sono davvero stimolanti. Sicuramente. Mi piacerebbe seguire le loro orme un giorno, anche se solo in piccola parte. Anch'io. Forse potremmo organizzare una gita in barca insieme qualche volta. Sarebbe fantastico. Mi emoziono solo a pensarci. Lo stesso qui. Potremmo noleggiare una barca ed esplorare il mare aperto. Oh, sembra perfetto. Inizierò a cercare alcune opzioni. Meraviglioso. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare la nostra avventura in alto mare. Nemmeno io. Sarà un'esperienza indimenticabile. Assolutamente. Ho la sensazione che questo sia solo l'inizio di un nuovo capitolo. Lezione 2. Delizie fatte in casa. Ehi Anna, hai cucinato a casa più spesso ultimamente? Ci puoi scommettere. Sto provando molte nuove ricette. È fantastico. Che tipo di piatti stai preparando? Beh, mi sto concentrando molto su pasti sostanziosi e fatti in casa. Oh, tipo cosa? Gradirei qualche idea per la mia cucina. Per cominciare, ho preparato dei gustosi piatti di pasta. Pasta, eh? Sembra delizioso. Qual è la tua ricetta preferita per la pasta? Adoro una semplice salsa marinara con erbe e verdure fresche. Suona bene. Dovrò fare un tentativo. Sicuramente. E sto anche sperimentando ricette di pollo al forno. Pollo al forno, eh? Qualche condimento o tecnica particolare che hai trovato funziona bene? Ho spalmato il pollo con spezie come paprika e aglio in polvere. Oh, sembra che renderebbe il pollo super saporito. Lo fa davvero. La cucina fatta in casa è diventata un hobby così divertente per me. È fantastico. Sono contenta che ti stia divertendo così tanto. Grazie.
Fatemi sapere se volete consigli sulle ricette. Lo farà. Forse dovrò accettare presto quell'offerta. Lezione 3. Una giornata di coccole per Fido. Ehi Anna, hai comprato dei nuovi dolcetti per il tuo cane? In effetti, l'ho fatto. Ho preso questi deliziosi biscotti per cani. Bello, il tuo cucciolo li adorerà. Hai altre chicche per loro? Ho anche preso un paio di pennelli nuovi per dare loro una bella seduta di toelettatura. Oh, è così premuroso. Tenere il cane ben curato è così importante. Sicuramente. Voglio assicurarmi che il mio amico peloso appaia e si senta al meglio. Scommetto che apprezzano tutte le coccole. I cani sono davvero i migliori amici dell'uomo. Assolutamente. Cerco di rovinare il mio ogni volta che posso. Se lo meritano. Sono sicuro che il tuo cane è un cucciolo felice. Qual è il loro dolcetto preferito? Mm, impazziscono per queste piccole strisce a scatti. Devo nasconderli o li inaleranno. Ah, sembra il mio cane. Non hanno autocontrollo quando si tratta di dolcetti. Me ne parli. Ma è così difficile resistere a quegli occhi carini e supplicanti. Lo so, cedo sempre. I cani sanno davvero come farci lavorare, vero? Sicuramente lo fanno. Ma non mi dispiace rovinarli un po'. Sono una famiglia, dopo tutto. Assolutamente. Il tuo cane è un cucciolo fortunato ad avere un padrone così affettuoso. Oh, grazie John. Voglio solo che siano il più felici possibile. Sono sicuro che si sentono così. Goditi la tua sessione di coccole con il tuo amico peloso. Lezione 4. Uscire con piatti deliziosi. Ehi Anna, ho sentito che ultimamente stai cucinando dei gustosi piatti vegani. Esatto. Sto sperimentando tutti i tipi di ricette a base vegetale. È fantastico. Che tipo di piatti vegani stai preparando? Bene. Uno dei miei nuovi preferiti è un sostanzioso peperoncino vegano. Oh, il peperoncino vegano sembra delizioso. Che tipo di ingredienti usi? Lo riempo con fagioli, verdure e una miscela di spezie per il massimo del sapore. Sembra così soddisfacente. Puoi farlo completamente senza latticini? Assolutamente. Ho solo omesso il formaggio ed è altrettanto gustoso. Bello, è ottimo per chi è intollerante al lattosio o vegano. Esattamente. E sto anche perfezionando una ricetta di lasagne vegane. Lasagne vegane, eh? Ci vorrà un po' di creatività per riuscirci. Sì, ma la chiave è usare alternative al formaggio a base vegetale. Ah, capisco. Un ottimo sostituto per mantenerlo senza latticini. Sì, e la consistenza è altrettanto cremosa e deliziosa. Sono colpita. Le tue abilità culinarie vegane sono perfette.
Grazie. Mi è davvero piaciuta la sfida di veganizzare i piatti classici. È fantastico che tu stia ampliando i tuoi orizzonti culinari in questo modo. Sicuramente. La cucina vegana mi ha aperto un mondo di sapori completamente nuovo. Posso immaginarlo. Beh, fammi sapere se vuoi un assaggiatore per le tue creazioni. Lezione 5. Rompere i confini e trovare appagamento. Mattina. Ho sentito che stai considerando un cambio di carriera. Cosa ti fa pensare a riguardo? Beh, mi sento un po' insoddisfatta del mio lavoro attuale. Voglio fare qualcosa di più significativo. Capisco. Che tipo di lavoro ti interessa che potrebbe essere più appagante? Sono attratta da ruoli in cui posso fare davvero la differenza, come il lavoro sociale o l'attivismo comunitario. È ammirevole. Cosa ha ispirato questo desiderio di un lavoro più incisivo? Crescendo, mi sentivo come se le ragazze e le donne fossero spesso troppo sotto la supervisione dei genitori. Ah, posso capirlo, portandoti a desiderare una vita più indipendente e attiva. Esattamente. Mi sono sentito chiamato a una vita d'azione per sfidare le aspettative della società. È una motivazione potente. Hai esplorato organizzazioni o cause specifiche? Sì, ho cercato organizzazioni non profit che danno potere a donne e ragazze nella mia comunità. Questo è fantastico. Sono sicuro che la tua passione e il tuo impegno sarebbero una risorsa per questo tipo di iniziative. Lo spero. Sono entusiasta di scoprire come posso usare le mie capacità per creare cambiamenti positivi. Ammiro la tua ambizione. Seguire le proprie passioni è così importante. Assolutamente. Sono pronto a uscire dagli schemi e a forgiare la mia strada. Sono sicuro che troverai la soddisfazione che stai cercando. Fammi sapere se posso aiutarti in qualche modo. Grazie. Il tuo supporto significa molto mentre affronterò questo prossimo capitolo. Lezione 6. Raggiungere i tuoi obiettivi. Ehi Anna, ho sentito che stai lavorando su nuovi obiettivi. Come va? Ehi John, è stato fantastico. Ho fissato degli obiettivi realistici e mi sta davvero aiutando a rimanere concentrato. È fantastico. Che tipo di obiettivi ti sei prefissato? Beh, ho cercato di suddividere le attività più grandi in passaggi più piccoli e gestibili. Questo è un approccio intelligente. Affrontare le cose pezzo per pezzo può rendere i grandi obiettivi meno scoraggianti. Esattamente. E ho programmato dei check-in regolari per monitorare i miei progressi. Bello. Rimanere responsabili è fondamentale quando si lavora per qualcosa di importante. Assolutamente. Mi aiuta a rimanere organizzato e aggiornato. Sono colpita. Cosa ti ha spinto a decidere di iniziare a fissare questo tipo di obiettivi? Mi sono reso conto che mi sentivo un po' disperso, quindi volevo dare più struttura alle mie giornate. Questo ha assolutamente senso. Avere un piano chiaro può fare una grande differenza. L'ha fatto davvero.
Mi sento più padrone del mio tempo e più motivato a proseguire. È meraviglioso da sentire. Su che tipo di obiettivi ti sei concentrato? Un mix di obiettivi personali e professionali. Cose come imparare una nuova abilità o pulire il mio armadio. Ah, un approccio olistico. Bilanciare diversi aspetti della tua vita è così importante. Sicuramente. Sto scoprendo che le piccole vittorie su obiettivi personali alimentano davvero la mia motivazione professionale. Posso vedere come funzionerebbe. Sentirsi realizzati in un'area aumenta la fiducia negli altri. Esattamente. Finora è stato un ciclo davvero positivo. Sono entusiasta di continuare a fare progressi. Sono felice per te. Stabilire e raggiungere degli obiettivi è così gratificante. Lezione 7. Opportunità di networking. Mattina. Ho sentito che hai intenzione di partecipare a quell'evento di networking la prossima settimana. Mattina. Sì, non vedo davvero l'ora. Spero di poter stabilire delle connessioni preziose. Questo è fantastico. Il networking può essere uno strumento così potente per la crescita personale e professionale. Assolutamente. Sto cercando di espandere la mia rete e incontrare nuove persone nel mio settore. Ha senso. Chissà che tipo di opportunità potrebbero derivare da quelle connessioni. Esattamente. Anche solo avere più persone a cui scambiare idee può essere davvero utile. Di sicuro. E non si sa mai quando qualcuno che incontri potrebbe avere l'offerta di lavoro perfetta. Sicuramente. Spero di uscire dall'evento con almeno qualche indizio promettente. È un'ottima mentalità. Concentrarsi su connessioni di qualità piuttosto che solo sulla quantità. Esattamente. Preferisco avere qualche conversazione significativa piuttosto che provare a parlare con tutti. Approccio intelligente. La qualità rispetto alla quantità è fondamentale quando si tratta di networking. Assolutamente. Voglio assicurarmi di interagire davvero con le persone, non solo collezionando biglietti da visita. Sembra che tu abbia un piano di gioco solido. Cosa non vedi l'ora di vedere all'evento? Sono entusiasta di imparare dai relatori e dai relatori. Sono tutti leader rispettati nel settore. Bello. Ascoltare punti di vista diversi può essere molto utile, soprattutto per il networking. Sicuramente. E spero di trovare uno o due mentori che possano offrire indicazioni e consigli. Questo è un grande obiettivo. Avere qualcuno con più esperienza da cui imparare può essere trasformativo. Esattamente. Spero davvero di poter fare qualche collegamento significativo a questo evento. Sono sicuro che lo farai. Ricorda solo di essere te stesso e le persone giuste saranno attratte da te. Lezione 8. L'importanza delle foreste. Ehi Anna, sapevi che le foreste sono fondamentali per fornirci medicine naturali? Affascinante. Non avevo capito che le foreste svolgessero un ruolo così importante nell'assistenza sanitaria. Assolutamente.
Molti dei farmaci su cui facciamo affidamento derivano da composti presenti nelle piante. È incredibile. Non avrei mai immaginato che le foreste siano essenzialmente farmacie naturali. Esattamente. I ricercatori esplorano costantemente il potenziale medicinale delle piante della foresta pluviale. È davvero eccitante. Scommetto che ci sono così tante cure da scoprire che aspettano di essere trovate. Sicuramente. E le foreste non ci forniscono solo medicine, ma aiutano anche a purificare l'aria. Hai ragione, gli alberi sono filtri naturali per l'aria, assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno. Precisamente. Le foreste sono i polmoni del nostro pianeta e svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione del clima. Capisco. Quindi proteggere e preservare le foreste non è solo una questione ambientale, ma anche di salute pubblica. Precisamente. La deforestazione non danneggia solo gli ecosistemi, ma può anche avere gravi conseguenze per la salute umana. Wow, non mi sono mai reso conto di quanto sia davvero multiforme l'importanza delle foreste. Questo mi ha aperto gli occhi. Lo è, vero? Le foreste forniscono così tanti servizi essenziali che spesso diamo per scontati. Assolutamente. Sarò molto più attento al ruolo che le foreste svolgono nella mia vita quotidiana. È bello sentirlo. Ogni persona che apporta piccole modifiche può avere grandi impatti. Sicuramente. Sono ispirato a saperne di più su come posso sostenere gli sforzi di conservazione delle foreste. Meraviglioso. Ci sono tanti modi in cui le persone possono essere coinvolte, dal volontariato al patrocinio. Fantastico. Dovrò esaminare alcune iniziative locali. Questa è stata una conversazione davvero istruttiva. Sono lieto di aver potuto far luce sull'incredibile valore delle foreste. È un argomento che mi sta molto a cuore. Lezione 9. Le gioie dei viaggi da soli. Ehi Anna, hai mai pensato di fare un viaggio da sola? Sai, in realtà ci ho pensato molto ultimamente. Cosa te lo ha fatto chiedere? Beh, ho fatto delle ricerche sui vantaggi dei viaggi in solitaria e mi ha davvero incuriosito. Oh, mi piacerebbe saperne di più. Che tipo di vantaggi hai scoperto? Innanzitutto, è un'incredibile opportunità di crescita personale e scoperta di sé. Sembra davvero allettante. Immagino che sarebbe un'esperienza profonda. Assolutamente. E non si tratta solo di questo, ma anche di libertà e flessibilità. Capisco come sarebbe un'attrazione importante. Non è necessario scendere a compromessi o coordinarsi con gli altri. Esattamente. Puoi andare dove vuoi, quando vuoi e fare esattamente quello che hai voglia di fare. Sembra incredibilmente liberatorio. Scommetto che sarebbe così rigenerante. Può davvero esserlo. E le connessioni che si creano lungo la strada sono spesso così significative. Posso immaginarlo. Incontrare nuove persone e avere quelle interazioni spontanee. Sicuramente. Ti apre a tante esperienze e prospettive culturali uniche.
Wow, hai davvero suscitato il mio interesse. Comincio a capire il vero fascino dei viaggi in solitaria. Sono lieto di poter condividere alcune delle intuizioni che ho acquisito. È sicuramente qualcosa che vale la pena considerare. Di sicuro. Penso che inizierò a cercare di pianificare un viaggio da sola. Meraviglioso. Sarei felice di condividere qualsiasi consiglio o consiglio che ho. Lo apprezzo. Questa è stata una conversazione davvero stimolante. Sono felice di poterti ispirare. Viaggiare da soli può davvero cambiare la vita. Lezione 10. Esplorando il mondo culinario. Mattina. Ho sentito che sei stato a qualche evento culinario ultimamente. Cosa hai combinato? Hai ragione, in realtà ho esplorato parecchio la scena culinaria locale. Interessante. A che tipo di eventi hai partecipato? Beh, di recente sono andato ad alcuni laboratori di cucina presso il centro sociale. Oh, sembra davvero divertente. Cosa hai imparato in quei workshop? È stato fantastico. Ho imparato alcune nuove tecniche per fare la pasta fatta in casa e cuocere il pane. Wow, è impressionante. Mi piacerebbe saperne di più sulla cottura del pane. È stata un'esperienza che mi ha aperto gli occhi. Non avevo idea di quanto serva fare pane artigianale. Posso immaginarlo. Cuocere il pane da zero deve essere un bel processo. Sicuramente. Gli istruttori hanno condiviso molti suggerimenti e trucchi utili. È fantastico. Hai provato ad applicare una di queste tecniche a casa? Sì, ce l'ho. Sto sperimentando diverse farine e antipasti. Bello. Scommetto che il tuo pane fatto in casa ha un sapore incredibile. È stato un hobby davvero gratificante. Ho persino iniziato a vendere alcuni dei miei pani al mercato contadino locale. È fantastico. Trasformare la tua passione in una piccola impresa è davvero ammirevole. Grazie, è stato molto divertente e ho incontrato delle persone meravigliose nella comunità gastronomica locale. Capisco il fascino. Entrare in contatto con buongustai che la pensano allo stesso modo deve essere davvero appagante. Assolutamente. Hai mai partecipato ad altri eventi culinari nella zona? Purtroppo no. Ma hai sicuramente suscitato il mio interesse. Magari mi unirò a te a un seminario qualche volta. Lezione 11. Esplorazione delle opzioni di viaggio, Thailandia o Giappone. Ehi Anna, ho bisogno del tuo consiglio. Sto cercando di decidere tra Thailandia e Giappone per la mia prossima vacanza. Entrambe sembrano destinazioni fantastiche, ma sono un po' indeciso. Oh, sono due posti molto diversi ma ugualmente affascinanti. Cosa speri di provare durante il tuo viaggio? Beh, mi interessano molto gli aspetti culturali e culinari di ogni paese. Adoro provare nuovi cibi e immergermi in tradizioni diverse. Questa è un'ottima prospettiva. La Thailandia è nota per la sua vivace scena del cibo di strada e la ricca eredità buddista. Il Giappone,
D'altra parte, ha una miscela unica di cultura moderna e antica. Esattamente. È per questo che è così difficile scegliere. Sono affascinato dai templi e dalle avventure all'aria aperta in Thailandia, ma anche le città high-tech e la cucina raffinata del Giappone sono davvero attraenti. Posso capire il dilemma. Hai considerato il tipo di esperienza che speri? Cerchi un'atmosfera tropicale più rilassata o un'esplorazione urbana frenetica? Questo è un buon punto. Penso di essere più propenso a un'esperienza più lenta e coinvolgente. L'idea di esplorare villaggi remoti e paesaggi naturali della Thailandia mi chiama davvero. In tal caso, la Thailandia potrebbe essere la soluzione migliore. Puoi scoprire le bellissime spiagge, le giungle lussureggianti e la vivace cultura locale. Il ritmo della vita lì tende ad essere un po' più rilassato. Questo è utile. E suppongo di poter sempre risparmiare il Giappone per un altro viaggio quando ho voglia di un'avventura più energica e basata sulla tecnologia. Esattamente. Il bello è che entrambe le destinazioni offrono esperienze incredibili. Non puoi davvero sbagliare con nessuna delle due. Hai ragione, penso che questa volta andrò in Thailandia. Più ci penso, più sono entusiasta all'idea di scoprire le meraviglie naturali e il ricco patrimonio del paese. Meraviglioso. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Fatemi sapere se avete bisogno di consigli o raccomandazioni durante la pianificazione del viaggio. Lo farò, grazie Anna. Ti ringrazio per aver dedicato del tempo per parlarne con me. Mi ha davvero aiutato a fare chiarezza. Sono felice di essere stato d'aiuto. Goditi i tuoi viaggi e non dimenticare di condividere alcune foto quando torni. Assolutamente, mi assicurerò di farlo. Grazie ancora, è stata una bella conversazione. Lezione 12. Pianificare il budget per la vacanza perfetta. Mattina. Sto iniziando a pianificare il mio prossimo viaggio e potrei usare i tuoi consigli sul budget. Suona bene. Che tipo di spese speri di coprire? Beh, voglio sfruttare al massimo la mia esperienza di viaggio, ma devo anche fare attenzione al mio budget. Vitto, alloggio e trasporto sono le mie priorità principali. Questo è un ottimo approccio. Per quanto riguarda il cibo, suggerirei di cercare di trovare un equilibrio tra cenare fuori e preparare alcuni pasti da soli. I mercati locali sono un modo fantastico per risparmiare sulla spesa. Assolutamente sì, ho intenzione di provare il più possibile anche il cibo di strada locale. È un ottimo modo per vivere la cultura e risparmiare denaro. Sicuramente. E per quanto riguarda l'alloggio, avete preso in considerazione ostelli o affitti in stile Airbnb? Possono essere molto più economici rispetto agli hotel, soprattutto per soggiorni più lunghi. Questo è un buon punto. Ho sentito parlare molto degli ostelli, specialmente per chi viaggia da solo come me. E Airbnb potrebbe essere una buona opzione per un'esperienza locale più autentica. Esattamente. E per quanto riguarda il trasporto, esamina le opzioni pubbliche come autobus, treni o persino il ridesharing. Noleggiare un'auto può essere costoso, quindi cerca di limitarlo se possibile. Questo è un consiglio davvero utile. Mi assicurerò di ricercare tutte le diverse opzioni di trasporto e trovare quelle più convenienti.
Meraviglioso! E non dimenticate di mettere da parte anche un po' di budget per attività ed esperienze. Questi possono davvero rendere un viaggio memorabile. Sicuramente. Voglio assicurarmi di avere abbastanza per godermi la cultura e le attrazioni locali, senza superare il mio budget complessivo. Sembra un ottimo piano. Assicurati solo di lasciare un po' di margine di manovra nel tuo budget per spese impreviste o avventure spontanee. Bella chiamata. Farò in modo di avere un piccolo cuscino in più per ogni evenienza. Questo è stato davvero utile. Mi sento molto più preparato per iniziare a finalizzare i miei piani di viaggio. Sono lieto di poter fornire alcuni utili consigli per il budget. Fatemi sapere se avete altre domande mentre continuate a pianificare il viaggio. Lo farò, grazie ancora. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura e di sfruttare al massimo il mio budget di viaggio. Lezione 13. Alla scoperta delle gemme nascoste del museo. Wow, devi dirmi di più su quel museo d'arte che hai visitato la settimana scorsa. Avevo intenzione di dare un'occhiata. È stato fantastico. C'erano così tante mostre e opere d'arte affascinanti. Avrei potuto passare lì tutto il giorno. Davvero? Quali sono stati alcuni dei momenti salienti per te? Mi piacerebbe conoscere i pezzi che si sono distinti di più. Beh, la collezione impressionista era mozzafiato. Il modo in cui gli artisti hanno catturato la luce e il movimento è stato semplicemente affascinante. Ah, adoro l'arte impressionista. Che mi dici delle altre gallerie? C'è altro che consiglieresti di vedere? Sicuramente. La mostra di sculture antiche è stata incredibile. C'erano così tanti pezzi intricati e dettagliati che non riuscivo a smettere di ammirare. Oh, sembra proprio la mia strada. Mi piacciono molto la storia e le civiltà antiche. Allora ti piacerà. E anche l'ala dedicata all'arte moderna era affascinante. C'erano delle installazioni astratte davvero stimolanti. L'arte moderna può essere un po' incostante per me, ma sono sempre aperta ad espandere i miei orizzonti. So cosa intendi, ma fidati di me, questi pezzi erano affascinanti. Mi hanno fatto davvero vedere le cose in un modo diverso. Va bene, hai stuzzicato la mia curiosità. Dovrò ritagliarmi un'intera giornata per esplorare il museo come si deve. Questa è un'ottima idea. C'era così tanto da capire, sentivo di aver bisogno di più tempo per apprezzare davvero tutto. Beh, sono contenta che tu abbia avuto un'esperienza incredibile. Ora sono ancora più entusiasta di visitarlo e vederlo di persona. Sono sicuro che ti piacerà. Preparati a lasciarti stupire dalla vastità e dalla varietà delle collezioni. Debitamente annotato. Mi assicurerò di mantenere il mio ritmo e di non cercare di affrontare tutto in fretta. Questo mi ha reso davvero ansioso di pianificare il mio viaggio al museo. Meraviglioso! Fatemi sapere se avete bisogno di altri suggerimenti o raccomandazioni una volta che iniziate a pianificare. Sono lieto di condividere ulteriori approfondimenti. Assolutamente, mi assicurerò di scegliere il tuo cervello. Grazie ancora per l'ottima raccomandazione, non vedo l'ora di esplorare le gemme nascoste del museo. Lezione 14. Il dilemma della danza.
Ehi Anna, ho un problemino e speravo che tu potessi darmi qualche consiglio. Certo, cosa sta succedendo? Sono felice di aiutarti se posso. Beh, c'è una ragazza che mi piace molto e ho scoperto che sarà a una festa da ballo questo fine settimana. Ok, sembra promettente. Hai intenzione di chiederle di ballare? È proprio così, non sono sicuro di doverlo fare. Non sono la migliore ballerina e temo che non voglia ballare con me. Capisco. Beh, la sicurezza è fondamentale quando si tratta di ballare, anche se le tue abilità non sono delle migliori. Ma cosa succede se sbaglio o mi faccio prendere in giro? Non voglio mettermi in imbarazzo davanti a lei. John, non puoi lasciare che quella paura ti trattenga. La cosa peggiore che può succedere è che lei dica di no, e poi hai imparato qualcosa per la prossima volta. Immagino che tu abbia ragione. Ma cosa succede se lei dice di sì e poi non riesco a tenere il passo? Poi le chiedi di insegnarti alcuni passaggi. È probabile che sarà lusingata che tu voglia imparare da lei. È una buona idea. E suppongo che anche se non sono il miglior ballerino, l'importante è che ci provi, giusto? Esattamente. La cosa più importante è metterti in gioco e non lasciarti frenare dalle tue insicurezze. Sai, hai ragione. Lo proverò e vedrò cosa succede. Almeno ci avrò provato, invece di chiedermi e se? Questo è lo spirito. Ho una buona sensazione al riguardo. Sii te stesso e divertiti. Va bene, mi sento meglio adesso. Grazie mille per il discorso di incoraggiamento. Lo apprezzo davvero. In qualsiasi momento. Faccio il tifo per te e non vedo l'ora di sapere come va con la festa da ballo. Lo farà. Augurami buona fortuna. Lezione 15. Il dilemma delle direzioni. Ehi Anna, mi puoi aiutare con qualcosa? Assolutamente. Che succede? Sto cercando questo nuovo ristorante di cui tutti parlano, ma ho problemi a localizzarlo. Ok, conosci l'area generale in cui si trova? Beh, so che dovrebbe essere vicino all'ingresso del centro commerciale, ma non ne sono del tutto sicuro. Mm, fammi pensare. Il centro commerciale può essere un po' un labirinto a volte. Hai un indirizzo o una traversa che puoi darmi? Purtroppo no. Speravo che tu conoscessi il posto visto che sei qui più di me. Mm, fammi rompermi il cervello. È quello nuovo che è stato aperto solo un paio di settimane fa? Credo di sì. Ho sentito che il cibo è fantastico. Ok, penso di sapere di chi stai parlando. È proprio vicino all'ingresso principale, sul lato sinistro mentre entri. Oh fantastico, aiuta molto. Quanto tempo ci vuole di solito per arrivarci dal parcheggio? Mm, forse 5 minuti o giù di lì, a seconda di quanto sia occupato. Non è troppo lontano a piedi. Fantastico, è perfetto. Apprezzo davvero che tu mi abbia aiutato. Mi stavo perdendo un po' cercando di trovarlo.
Non è affatto un problema. Sono felice di poterti indicare la giusta direzione. Fammi sapere com'è il cibo se alla fine ci vai. Lo farò, grazie ancora. Lo so che sarà delizioso. In qualsiasi momento. Buon appetito. Lezione 16. Coordinare una cena. Mattina. Volevo farti un'idea. Che ne dici di organizzare una cena questo fine settimana? Oh, sembra divertente. Cosa avevi in mente esattamente? Beh, stavo pensando che potremmo invitare qualche amico intimo, mangiare bene e chiacchierare. Lo adoro. Chi avevi intenzione di invitare? Forse Sara e Tom e un paio di altri nostri amici. Ottime scelte. E che tipo di cibo stavi immaginando? Stavo pensando a qualcosa di informale ma delizioso, magari un bel piatto di pasta o della carne alla griglia. Gnam, sembra perfetto. Posso aiutarti a pianificare il menù, se lo desideri. Sarebbe fantastico, apprezzerei davvero l'aiuto. Qualche idea su cosa servire? Che ne dite di una pasta primaverile alle verdure con contorno di insalata? E potremmo fare pollo o salmone alla griglia. Oh, sembra assolutamente delizioso. Mi viene fame solo a pensarci. Ah, anche io. E dovremmo assolutamente bere anche del vino e del dessert. Assolutamente. Forse un bel vino rosso e un dessert semplice ma gustoso. Sembra un piano. Posso aiutarti a comprare gli ingredienti se vuoi. Sarebbe fantastico, grazie Anna. Mi assicurerò di procurarci tutte le provviste di cui abbiamo bisogno. Perfetto, fammi sapere data e ora e sarò lì con le campane accese. Meraviglioso, non vedo l'ora. Sarà una notte fantastica. Anch'io. Sarà bello riunire tutti per una serata divertente e rilassante. Lezione 17. Trasparenza e consegna. Bene, parliamo di questo nuovo progetto su cui stiamo lavorando. Assolutamente. Penso che la trasparenza sarà fondamentale qui. Sono d'accordo. Dobbiamo assicurarci che tutte le persone coinvolte sappiano esattamente cosa sta succedendo. Sicuramente. E non solo i dettagli di alto livello, ma anche i dettagli. Esattamente. Le persone devono comprendere l'intera portata e la tempistica di questa iniziativa. Precisamente. Non possiamo permetterci sorprese o problemi di comunicazione in futuro. Totalmente. E per quanto riguarda la consegna, penso che dobbiamo stare molto attenti alle tempistiche. Buon punto. Dobbiamo assicurarci di fissare aspettative e scadenze realistiche. Assolutamente. Promettere eccessivamente e non fornire risultati è un modo infallibile per perdere credibilità. Esattamente. Dobbiamo sottopromettere e mantenere risultati eccessivi se vogliamo che questo sia un successo. Sicuramente. E probabilmente dovremmo aggiungere un po' di tempo, per ogni evenienza.
Sicuramente una mossa intelligente. Meglio avere un po' di spazio di manovra in più che arrangiarsi all'ultimo minuto. Concordato. E dovremo rimanere aggiornati anche sul monitoraggio dei progressi, per assicurarci di essere sulla buona strada. Assolutamente. I check-in regolari e gli aggiornamenti sullo stato saranno fondamentali. Non potrei essere più d'accordo. Trasparenza e rigorosa gestione dei progetti, questa è la chiave per ottenere risultati ottimali. Ben detto. Penso che se ci concentriamo su queste due cose, saremo in ottima forma. Sono sicuro che possiamo farcela. A patto che restiamo allineati e comunichiamo in modo chiaro. Lezione 18. Esplorare gli hobby. Ehi Anna, stavo pensando di provare un nuovo hobby. Hai qualche suggerimento? Oh, è un'idea eccitante. Che tipo di hobby hai preso in considerazione? Beh, sono davvero incuriosito dall'idea di imparare una nuova lingua. Pensa che potrebbe essere una buona opzione? Imparare una nuova lingua è un hobby fantastico. È un ottimo modo per mettere alla prova il tuo cervello e connetterti con nuove culture. È quello che stavo pensando anch'io. Qualche lingua particolare mi consiglieresti di esaminare? Mm, questa è dura. Forse qualcosa come lo spagnolo o il mandarino potrebbe essere interessante e utile. Entrambi sembrano allettanti. Dovrò fare qualche altra ricerca e vedere cosa mi parla. Assolutamente. E sai, ci sono anche tanti altri hobby in giro. Hai mai pensato di dedicarti a un nuovo sport o mestiere? Questo è un ottimo punto. In realtà ho sempre voluto cimentarmi nella lavorazione del legno. Oh, falegnameria. Potrebbe essere davvero appagante. E potresti realizzare tutti i tipi di fantastici progetti fai da te. Esattamente. Sono piuttosto utile, quindi penso che potrei davvero approfondire. Forse inizierò con qualcosa di semplice, come costruire una casetta per gli uccelli. È un'idea così divertente. Le casette per uccelli sono il perfetto progetto di falegnameria per principianti. Sì, penso che sia quello che farò. Grazie per gli ottimi suggerimenti. Mi sento ispirato. In qualsiasi momento. Sono entusiasta di vedere quale nuovo hobby finirai per dedicarti. Tienimi aggiornato, ok? Assolutamente. Non vedo l'ora di provare qualcosa di nuovo e uscire dalla mia zona di comfort. Lezione 19. L'abito perfetto. Buongiorno. Sono alla ricerca di un nuovo outfit per un'occasione speciale. Qualche consiglio di moda? Oh, è eccitante. Che tipo di evento è? Questo mi aiuterà a darti dei buoni consigli. È un matrimonio. Una delle mie amiche più care sta per sposarsi. Voglio apparire al meglio, ma non so da dove cominciare. Mm, un abito da sposa è una grande opportunità per travestirsi. Per un evento formale del genere, suggerirei di cercare un abito classico o una bella camicia abbottonata con pantaloni eleganti. Un abito, eh? Ne ho già alcuni carini nel mio armadio. Ma stavo anche pensando di trovare al suo posto un blazer dall'aspetto elegante. Oh,
Un blazer potrebbe essere un'ottima opzione. Questo ti darebbe un look più rilassato ed elegante. E puoi abbinarlo a dei pantaloni ben aderenti. Mi piace come suona. E hai qualche idea su colori o motivi che dovrei prendere in considerazione? Per un matrimonio, consiglierei di attenersi a toni più neutri o tenui, magari un blazer blu marino o grigio antracite. Potresti anche creare un sottile motivo gessato o scozzese. Oh, mi piace l'idea di un blazer a motivi geometrici. Questo potrebbe aggiungere davvero un bel tocco di personalità all'outfit. Assolutamente. E potresti mantenere il resto del look semplice, una fresca camicia bianca, magari delle scarpe eleganti marroni o nere. Questo è un ottimo suggerimento. Penso di avere in mente solo il blazer, in realtà. È un bel modello grigio a spina di pesce. Oh, sembra perfetto. E il ringbone è un motivo così classico e sofisticato. Mi sento davvero bene con questo piano di abbigliamento. Grazie mille per i fantastici consigli. Sei un salvavita. In qualsiasi momento. Sono sicuro che sarai assolutamente affascinante al matrimonio. Divertiti un sacco. Lo apprezzo. Non vedo l'ora di sfoggiare il nuovo look. Ci sentiamo presto. Lezione 20. Dilemmi etici. Ehi Anna, posso avere la tua opinione su qualcosa? Ho dovuto affrontare un dilemma etico sul lavoro. Oh, sembra intrigante. Cosa sta succedendo? Beh, il mio capo mi sta facendo pressioni per falsificare alcuni numeri dei nostri rapporti finanziari. Dice che è solo un'innocua bugia bianca per migliorare l'immagine dell'azienda. Accidenti. È una situazione difficile. Da un lato, capisco perché il tuo capo voglia dare una svolta positiva alle cose. Ma dall'altro, sarebbe considerata una frode, che è decisamente illegale. Esattamente. Ne sono davvero preoccupato. L'azienda è in difficoltà e so che il mio capo sta solo cercando di tenerci a galla. Ma ho serie riserve morali sulla preparazione dei libri. Capisco perfettamente il tuo dilemma. È una decisione difficile. Vuoi essere fedele alla tua azienda, ma devi anche difendere i tuoi principi etici. Giusto? E temo che se mi rifiuto, possa mettere a repentaglio il mio lavoro. Ma non riesco proprio a convincermi a fare qualcosa che so essere sbagliato, anche se potrebbe aiutare l'azienda. Mm, è davvero un posto difficile in cui trovarsi. Hai pensato di parlare con qualcun altro dell'azienda in merito alle tue preoccupazioni? Forse c'è un modo per affrontare i problemi senza ricorrere a tattiche non etiche. Ci ho pensato, ma non sono sicuro di chi fidarmi. È il mio capo a insistere e non voglio coinvolgere nessun altro e potenzialmente causare altri problemi. Capisco. Beh, in un caso come questo, penso davvero che tu debba seguire la tua bussola morale. Anche se significa rischiare il lavoro, essere onesti e rispettare i propri principi è molto importante. Hai ragione, credo che in fondo sapessi già che era la strada che dovevo intraprendere. È semplicemente spaventoso, sai? Ma devo essere in grado di guardarmi allo specchio. Assolutamente. So che non è una decisione facile, ma a lungo termine ti sentirai molto meglio con te stesso se rimani fedele alla tua etica. Ti auguro il meglio per questo.
Grazie. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo ad ascoltare e offrire il tuo punto di vista. È utile parlarne con qualcuno. Certo, in qualsiasi momento. Sono lieto di aver potuto fornire una cassa di risonanza. Ricorda solo che ce l'hai fatta, resta forte e fai la cosa giusta. Lo farà. Ti terrò aggiornato su come andrà a finire. Lezione 21. Lo sbarco sulla Luna. Buongiorno. State seguendo le notizie sulla prossima missione lunare? Ci puoi scommettere. Ne sono così entusiasta. Sono passati più di 50 anni dall'ultimo atterraggio lunare. Assolutamente. Il governo degli Stati Uniti ha sponsorizzato questo nuovo programma e finalmente sta arrivando a buon fine. Non vedo l'ora di vedere le prime immagini del nuovo modulo lunare. Mi chiedo che tipo di scoperte scientifiche faranno questa volta. Anch'io. Ho sentito che hanno intenzione di condurre ogni tipo di esperimento ed esplorazione sulla superficie. Esatto. Ho letto che questa volta vogliono stabilire una presenza più permanente sulla Luna. Forse magari costruiremo anche una stazione di ricerca lì prima o poi. Wow, sarebbe incredibile. Immagina di poter vivere e lavorare sulla Luna. Sembra uscito da un film di fantascienza. Lo so. È pazzesco quanto lontano sia arrivata la tecnologia spaziale. Se si pensa alle missioni Apollo originali, questo è davvero un enorme balzo in avanti. Sicuramente. Sono sicuro che gli astronauti selezionati per questa missione devono essere al settimo cielo, nessun gioco di parole. Ah, sono sicuro che sono entusiasti. È un grande onore essere scelto per una missione storica come questa. Assolutamente. Non riesco nemmeno a immaginare come ci si sente a camminare sulla superficie lunare. Nemmeno io. Deve essere un'esperienza impressionante e umiliante. Sono così felice che stiamo tornando sulla Luna. Anch'io. Sarà affascinante vedere cosa scopriranno e impareranno da questo nuovo capitolo dell'esplorazione dello spazio. Sono d'accordo. Questa missione ha il potenziale per sbloccare tante nuove conoscenze sul nostro vicino celeste. Sicuramente. Rimarrò incollato alla TV quando inizieranno a trasmettere in diretta dalla Luna. Non vedo l'ora. Lezione 22. La riforma. Ehi Anna, hai visto il documentario sulla riforma ieri sera? No, me lo sono perso. Cosa ne pensi? È stato davvero affascinante. Ha esplorato come si sono formate diverse chiese protestanti in quel periodo. Ah, capisco. La riforma è stata un periodo cruciale nella storia europea, vero? Assolutamente. Molte guerre furono combattute tra governanti locali che favorivano diverse fazioni religiose. Sì, le lotte di potere tra la Chiesa cattolica e i vari gruppi protestanti sono state intense. Di sicuro. Ha portato a un importante cambiamento nel panorama religioso e politico in tutto il continente. Sicuramente. Sono sempre stupito da quanto quei conflitti religiosi abbiano influenzato il corso della storia. Anch'io.
È pazzesco pensare a quanto spargimento di sangue e sconvolgimenti siano stati causati dai disaccordi teologici. Giusto? Questo dimostra quanto possano essere profondamente radicate le convinzioni delle persone e quanto appassionatamente le difenderanno. Esattamente. La riforma ha davvero evidenziato la divisione che può derivare da diverse opinioni religiose. Assolutamente. Ma ha anche aperto la strada a una maggiore libertà e diversità religiosa, che è un'eredità positiva. Hai ragione, è un'eredità complessa, con conseguenze sia positive che negative. Sicuramente. È un periodo affascinante per studiare, questo è sicuro. Lì ci sono molte lezioni da imparare. Sicuramente. Sono contenta di aver visto quel documentario. Mi ha fatto davvero apprezzare il significato della riforma. Lo stesso qui. È sempre bello saperne di più sui momenti cruciali della storia che plasmano il nostro mondo oggi. Concordato. C'è ancora molto da scoprire sulla riforma e sul suo impatto duraturo.